Oh, siete qui anche voi? Ah no, aspetta, questa la tagliamo poi. Allora, oggi io mi chiamo Marca. E quello che faremo oggi sarà costruire un sustainer per il nostro basso nuovo. Ma tipo nel senso... Per permettergli di suonare da solo. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Invece di dover pizzicare le corde ogni volta per farlo suonare. I don't know. Nowhere, exactly. Noi non siamo pigri, vogliamo che il basso suoni da solo. These go to 11. E al massimo ci industrieremo per farlo stare zitto quando suona troppo. 11, exactly. Direi che funziona, dai. Per fare questo oggi ci dedichiamo alla costruzione del driver e ci serviranno un cartoncino di spessata fattura, nel senso che è piuttosto spesso, un altro cartoncino di meno spessata fattura, questo è molto più flessibile, un magnete. L'importante è che abbia il pattern polare con un polo su questa faccia e l'altro polo su questa faccia, tipo nord e sud o viceversa. Inoltre ci servirà del filo di rame, dello spessore che adesso indicheremo in sovraimpressione perché non lo ricordo a memoria, credo AWG e poi un numero. Ma è scritto qui, con il potere qui, no, non devi sbattere, qui, sto indicando giusto? Ecco, faccio tutto molto a occhio ovviamente, cioè volevo dire, è tutto calcolato. Poi serve lo spessore di questo, 4 fucking millimetri, senti, misuriamo 4 millimetri da una parte e 4 millimetri dall'altra, almeno siamo sicuri di fare una cosa dritta, credo. Tiriamo una riga. Questo ci servirà per costruire la struttura. Ecco, l'ultima parte è meno importante, quindi vado a occhio. C'è ombra qua, dannazione. Quello che ci serve fare è tagliare. Devo sto usando un'unghia per segnare dove andrà la piega, ok? Poi pieghiamo queste cose qua tutte. Sta costruendo quello. Quello c'è scritto nel titolo in realtà. Sta avvolgendo qualcosa su qualcos'altro. Sto costruendo un coso da applicare al basso che permette alle corde di suonare senza che debba essere io a pizzicarle. Cioè, ti pare che mi metto a pizzicare le corde di un basso per farle suonare? Io voglio che suonino da sole. E se voglio sbattermi a fare qualcosa deve essere sbattermi perché le corde smettano di suonare. Ora questo starà tutto intorno, così tipo. Guarda che carino. Andiamo di super colla adesso. Come faccio a non incollare il tavolo? Non sto attento. Tu dovresti saperne qualcosa. Totale.
Visto? Visto che potenza? Devo piegare questi cosi all'infuori. Era un po' trapallante, lo ammetto. Cosa, il video? Vabbè, dai, usiamo lo straballizzatore d'immagine. Ce ne vanno 3 kg di... Tutto questo lo incolliamo su una base di cartoncino della misura di un tanto così per tanto così. Ok? Incolliamo questo su questa base. Mettiamo colla qui. Sì, abbondiamo, dai, come se non ci fosse un domani. E poi lo mettiamo qua più o meno centrato. Allora, teniamolo un attimo in posizione così lo fermiamo. È tutto chiaro? Si vede quello che andiamo facendo? Concentrazione. Il ritmo è... Guarda, te lo mostro in modo che si possa vedere. C'è tutto uno scudo di cartoncino che sta intorno. Il cartoncino serve per isolare, non avvolgere il cavo di rame direttamente sul magnete, che è conduttore, quindi vorrei evitare, spiacevolezze. Fa da armatura, diciamo, armatura isolante. Un tocco di classe sarebbe fargli un giro di scotch intorno, tanto per dargli quel tocco di isolanza. E possiamo farlo, perché guarda, lo metto qua, poi non si vede probabilmente, ma fidati. Tagliamo qua cercando di andare dritti, ci piace l'avventura. Non si vede, ma giuro che stiamo mettendo il nastro. Ok, ce l'ho. Non si vede, se non si vede che senso ha filmarlo allora? Avevamo tutte e due la nostra mano davanti, sai com'è. Così almeno il filo di rame adagerà su una base sicuramente isolante. C'è il cartoncino e c'è pure un giro di scotch, cosa vuoi di più? Fidati di me, io so quel che faccio. Green mi capirà. Vai. Dopo ti faccio vedere cosa è risultato da tutto sto art attacking. È un cappello un po' come se fosse la testa di un fungo, ok? Serve per non far scappare il cavo di rame. Una volta che il cavo di rame sarà avvolto, il cappello lo toglieremo addirittura, lo strapperemo via, lo levigheremo perché non ci servirà più. Però nella parte iniziale ci serve, quindi diamoci dentro. Azione. Seconda parte o terza, non lo so, comunque la parte successiva. Abbiamo la nostra struttura pronta, il nostro magnete dentro, come si chiama, la cosa che lo contiene, supporta tutto, evita di far scivolare via il cavo. E abbiamo il cavo, questo filo di rame di 0,2 cm AWG, credo 32, ma è scritto qua in sempre in sovraimpressione, se ci ricordiamo di farlo. Abbiamo fatto i conti perché per avere più o meno un'impedenza di 8 ohm ci serviranno circa 15 metri di percorso. Sappiamo anche che il perimetro del magnete è di 14 cm. Abbiamo fatto un conto che 1400 cm, cioè 1500 cm, cioè 15 metri, diviso i 14 cm di perimetro di questa cosa danno circa 107. Vuol dire che dobbiamo fare un centinaio di giri di questo intorno a questo, che ci apprestiamo a fare quanto prima, adesso tipo. Qui abbiamo un contagiri che provvederò a schiacciare io. Dunque, allora, innanzitutto facciamo che grattare via la parte iniziale della smaltatura del rame a guisa di poterlo saldare poi e anche misurare la resistenza per verificare, ecco, che abbia la corretta impedenza, eccetera, eccetera. Ok, questa parte qui la mettiamo qua e la pinziamo, ok? Visto? Come è pinzato bene. E niente, adesso comincio a fare i giri. Dimmi quanto vale uno, 1, io li conto ad alta voce. 2, 3, 4, 5, 6. A few minutes later. 800 giri. Ok, adesso questo facendo il giro finirebbe qua, quindi possiamo grattarlo qui. Allora facciamo così. Così dovrebbe andare. 3, 5, 7, 8,2 ohm. Riesci, si vede il display? Guarda che si sta stabilizzando, è arrivato a 8 ohm. Lo lasciamo così, 100 giri allora, bastano.
Quindi tagliamo. Questa parte terminale va spelata per bene. Sopra. Capovolgiamo e facciamo sotto. Di lato e dall'altro lato. Questa è una delle parti che preferisco. Si tratta di cavo molto fine, quindi bisogna, ecco, è consigliabile farlo con delicatezza per evitare di romperlo. Questa parte qua è fatta. Ora lo piazziamo lì, dobbiamo fissare questa cosa in modo che così forse è più tesa. I due capi sono tenuti fermi da questa super molletta di metallo, l'unica che non ho ancora perso, e qui c'è tutta la parte di avvolgimento in rame. Vedi che è servito il cappello per evitare che scappasse tutto fuori? Guarda che figata, il nostro bel solenoide. Quello che dobbiamo fare adesso è sigillare con qualcosa di collacaldico tutto questo rame per evitare che se ne vada dappertutto. Quindi a tra poco con la colla caldo. Eccoci qua, la colla caldo è pronta. Cominciamo a stendere una stesura di colla caldo su questo lato. Poi lo lasciamo raffreddare un attimo, giusto che non coli più, ecco. Giriamo dall'altra parte e mettiamo la colla a caldo dall'altra parte. Diamo un'altra passata di qua. Non c'è il rischio di metterne troppa, tanto quando sarà tutto asciutto con un taglierino vedremo poi. Poi nella parte finale lo metto per ultimo perché lì dovrò ancora lavorare. Tutto questo serve, oltre a dare struttura, ad assicurare che l'avvolgimento non si svolgimenti, eccetera eccetera, anche a fare quell'effetto di, non so se hai presente nei pick-up si mette la cera per ridurre l'effetto microfonico, ridurre le vibrazioni meccaniche. Nel momento in cui ci sarà della corrente alternata, non dico ad alta tensione, ma comunque un segnale di potenza che arriva da un amplificatore applicato alla bobina che sta dentro un campo magnetico, è abbastanza naturale che questo innescherà delle vibrazioni meccaniche. Sigillando tutto con la cera nel caso dei pick-up o con la colla caldo, non perché sia la cosa più indicata, ma perché, non lo so, mi dà un senso di più solidità rispetto alla cera. Questo dovrebbe donare stabilità al sistema. Stabilità a livello strutturale, sai, tipo che non si sfalda, non si disfa e non trema. Ok, ci vediamo tra poco quando sarà tutto. One eternity later. Ciao, questo che ho qui con me è del cavo coassiale che useremo collegheremo al... Insomma, hai capito, sai? Che vuol dire coassiale, papà Castoro? Coassiale vuol dire che c'è un cavo centrale isolato e intorno tutta questa maglia di rame intorno che costituisce il secondo polo o la massa, se vuoi. Con due conduttori sullo stesso asse. Così? Insomma, sto facendo le cose un po' a occhio, ma quando vedrai tutto presentato insieme dirai: ah, ecco cosa voleva fare fin dall'inizio. Vedi che stavo facendo una sorta di forchetta. Lo mettiamo qua e lo saldiamo ai due cavetti che non so se si vedono perché adesso l'illuminazione è quella che è. Si vedono forte chiari. Scaldiamo e stagniamo per bene i due terminali con questo saldatore che ci siamo premurati di preventivamente scaldare. Poi facciamo la stessa cosa su questi due cavetti che stanno qua vicino al cartoncino. Li alziamo perché vicino al cartoncino poi rischiamo di ottenere degli effetti, ecco, fastidiosi. E poi vediamo se riusciamo a saldarvi sì. Questa cosa dobbiamo impostarla con il nostro Archimede. Adesso saldiamo l'altra parte, l'altro polo. Secondo me siamo riusciti a fare il contatto, è molto delicato da saldare lì. Però adesso tirando vedi che è assicurato su entrambi i cavi.
E quindi, visto che questo ormai è solido, lo si potrebbe ricopriamo. mettere lì. Prima di ricoprire tutto, guarda me, prima di ricoprire tutto è cosa saggia assicurarsi che effettivamente il contatto sia stato effettuato. Quindi prendiamo il cavo che più o meno ci servirà, abbondando naturalmente, perché tagliare si può sempre e allungare no. Tagliamo qua, prima di spaccarlo tutto, perché lo muovo e lo faccio saltare su e giù, gli metto un supporto qua, così me lo tiene fermo e mi evita di fare pasticci, spero. Spelliamo da questa parte. E misurando da questi terminali dovremmo misurare quanti ohm? Quanti ohm? Tantissimi. Dipende, di tantissimi è soggettivo, So, c'è il cavo più quello. Il cavo non dovrebbe influire molto. Riprendi qua la misura così vediamo in tempo reale se ce l'abbiamo fatta. Si stabilizza tra un po'. 8,1, va bene. Tra un attimo andrà a 8.0. No, quasi. Lo farà. Eccolo, vedi? Per un attimo l'ha fatto. Ecco. Vedi? 8 ohm. C'è scritto 8.1. Sì, vabbè, senti, un minimo di tolleranza, cioè non dobbiamo mandare un razzo sulla luna, Ah no. No, c'è parecchia tolleranza in questo settore per questo genere di compiti. Lasciamo scaldare un attimo la pistola con la caldo e poi sigilliamo la parte finale. A tra poco! Allora, bentornate, stupide bitches. Quello che faremo adesso te l'ho già spiegato prima forse, o non mi ricordo, nel dubbio te lo spiego anche adesso. Andiamo a sbattere su 1 chilo di colla a caldo per fare in modo che questi cavi non si muovano, perché se si muovono, nota, adesso ti indico con gli indicatori super professional, questa zona qui deve essere libera, perché qui, quando poi tutto sarà solido, facciamo qui e qui, faremo 2 buchi con il trapano in modo da poter far passare una vite che sarà quella che ci permetterà di assicurare il sustainer allo strumento che vogliamo sustainare. Ma diamoci dentro, dissi io. Guarda qua. Ah, no, ecco. Come al solito non abbiamo paura di fare schifezze, perché tanto verrà tutto levigato e raffinato alla fine quando tutto sarà solido. Toglieremo tutti gli eccessi di sbruffanza di colla a caldo. Questa è la prima colata, lasciamo asciugare. Quanto mi piace, sta venendo bene, promette molto bene. Ho dei progettoni su tutto questo. Wow, questa qui sì che è un'inquadratura molto Kubrick. Sì, ti Kubricka? Vieni a vederla, guarda qui. No, wow. Instagrammabile a bestia. Ah, è instagrammabile a bestia, va bene. Ok, si è asciugato come puoi vedere, diamo un'altra passata, abbondiamo con la caldanza. Vuoi dire qualcosa? Aspettiamo che si asciughi, poi dopo dirò cose di quelle statuarie, lapidarie, definitive, probabilmente iconiche, spero. Ciao, forse ti ricorderai di me per il video che stai guardando in questo momento. Abbiamo tipo finito, nel senso che l'ultima parte, come vedi, è solida, però prima di fare i buchi qua e qua per il fissaggio e levigare tutto e togliere, cioè col taglierino e tutto quanto, preferirei lasciarlo asciugare bene, quindi aspettare fino a domani. Per noi sarà domani, per te, grazie alle magie della post-produzione, sarà esattamente ora. Si è asciugato, sono passate ore, abbiamo dormito e tutto quanto, quindi adesso possiamo cercare di togliere tutta la parte extra e fastidiosa. Io userò barbaricamente un paio di super forbici per togliere il grosso, così guarda. Poi facciamo anche di qua, sperando di non andare a occhio al cavo, naturalmente, che se lo tagliamo ci tocca buttare via tutto e rifare da capo, eviterei. Guarda qua.
qui, occhio al cavo. L'ho detto occhio al cavo? Ok, questo più o meno sembra un profilo che ci interessa e ci può garbare. Il resto lo rifiniamo con un taglierino. Ricordati, non dirigere mai la lama verso te stesso o le tue mani. Esattamente il contrario di quello che mi vedi fare. Cioè tagliare il dito ricresce, ma il cavo non ricresce. Ricordati, ecco, la sicurezza e le cose. E allora, gliela togliamo questa parte di carta sopra? Sembra una cosa molto graziosa. Qua potremmo dargli una grattatina. Ok, ho trovato un mini pezzettino di carta vetro che usiamo adesso per togliere queste brutte cose sul top del cartoncino. Ok, per quanto mi riguarda siamo tipo arrivati. Che ne dici? Ok, andiamo a fare i buchi. Pratichiamo 2 fori che ci serviranno poi per applicarlo e fissarlo al basso. Rigorosamente a occhio. Ok. Fatto. E per alimentare il driver testé costruito ci servirà un piccolo amplificatore che adesso realizziamo. Vieni. Ci serviranno dei componenti che ti metto qui in sovraimpressione. Scaviamo un buco poco profondo nel terreno. Copriamo tutto bene. E poi innaffiamo un pochino. Ok, adesso non ci resta che aspettare. One eternity later. Ok, dopo tutto questo tempo dovrebbe essere pronto. Andiamo a vedere. Guarda qua! Guarda cosa c'è! Il nostro amplificatore. Fresco! Una primizia! Andiamo da Giorgio. Presto. Naturalmente se non hai tempo di aspettare che cresca la pianta di amplificatori, puoi costruirlo da solo con lo schema elettrico che ti metto qui. Screenshottato? Vai. A few minutes later. A quanto pare i vegetali non saldano, dobbiamo saldarlo noi. Ecco fatto. Qui c'è lo schema elettrico che abbiamo seguito e manca l'ultima cosa, mettere l'integratino al suo posto. È un operazionale, un 386, ma comunque c'è sempre tutto nello schema e in sovraimpressione. Ecco fatto. E adesso, come dicevamo poc'anzi, portiamo questo da Giorgio. Lui è, com'è perché l'abbiamo chiamato alla fine questo basso? Giorgio. Lui è Giorgio ed è il basso che adesso va sradicato di tutta la parte elettrica. Quindi togliamo questo. Perché sì, aveva delle elettroniche attive, eccetera, eccetera, quelle cose che piacciono ai bassisti, ma visto che noi non siamo bassisti e abbiamo esigenze del tutto inconsuete rispetto agli standard. Questa roba che c'è dentro va tolta, non ci serve. Ciaone. Davvero tutta? Quasi tutta.
Ecco fatto. Dunque, la parte elettrica la gestiremo poi. Noi abbiamo delle esigenze particolari, a me serviranno 9 buchi qua. Quindi adesso andiamo a fare questi 9 buchi. Dobbiamo far entrare il kill switch, un kill switch, in questo buco. Il buco è troppo piccolo e quindi lo allarghiamo bucando con questo. Bastava poco. Uno. Poi servirà un altro kill switch qua di fianco e quindi sarà un buco da fare ex novo. Adesso decidiamo dove bucare di preciso. Con un punzone segniamo il punto preciso di dove dobbiamo bucare, cercando di stare dritti, perché sai, per questioni estetiche, tipo qua. Un segno ci aiuterà a non bucare dove non bisogna bucare. E adesso andiamoci dentro, dissi io. Perfetto. Posto per 2 kill switch fatto. Il pot del volume avevamo visto che va bene il buco. Qua ci mettiamo lo switch per accendere e spegnere il sustainer e ci servirà qua vicino una lucina per capire se il sustainer è acceso o spento. Quindi facciamo il buco per la lucina. Segniamo il punto in cui metteremo il LED, che sarà qui. Tutto in linea, guarda, guarda. Un trionfo di simmetria e di altre cose. Scrivilo nei commenti. Dai, andiamo a bucare. Abbiamo scoperto che serve una punta da 7, quindi vai con la punta da 7. E andiamoci dentro. Sì. Yeah! Questo è il buco più complesso perché dobbiamo cercare di far stare questo switch che servirà per selezionare il pick up 1, 2 o tutti e due insieme in questo buco piccolo. Dannazione, troviamo una punta adatta, mettiamo su quella da 10 e poi facciamo quel lavoro, poi io lo allargo con una lima o qualcosa del genere. Ok. Ho avuto una crisi di coscienza, è molto da selvaggi pensare di allargare dei buchi usando una punta del trapano in maniera, ecco, trasversale invece che drittoidale. Quindi facciamo come se fossimo dei veri professionisti che sanno quello che fanno perché hanno la testa sulle spalle. E allarghiamo il buco come si soleva fare ai tempi della pietra con una lima. Limiamo. Un lavoro di fino, come direbbe qualcuno. Controlliamo? Se entra? Sì! Oh my god! Già fatto? Bene, bene. Questo entra, come puoi vedere. E adesso ci mancano qui un altro posto per uno switch, per lo switch che sarà dedicato alla conversione, cioè al passaggio tra collegamento in serie e collegamento in parallelo. Questo sarà semplice, basta fare un buchino sostanzialmente. E lo faremo qui in mezzo, sì, dai. Dai.
Perfetto, abbiamo vinto, abbiamo tutti i nostri buchi, ci vediamo grazie alle magie della post-produzione adesso. Ciao. Dunque, dopo una breve riflessione ho capito che il modo migliore per far passare il cavo del driver e farlo passare alla centrale operativa dove poi ci sarà tutta l'elettronica è fare una piccola scanalatura qua in superficie che mi permetterà di adagiare dentro il cavo, farlo passare nel reparto dove c'è il pick up al collo e farlo entrare giù di lì, arriverà e tutto quanto. Poi dopo che avremo deciso la posizione in base a dei test di funzionamento, sigillerò la parte esterna. Lo farò in un modo molto brutale, quindi vedi questo piccolo annuncio come una specie di disclaimer. Queste 2 righe rappresenteranno più o meno dove andrò a scanalare. Abbiamo anche contemplato la possibilità di metterlo poi qui, in questa posizione diagonale, per assecondare questo taglio del manico. Quindi sì, dovremmo avere la possibilità di poter adagiare il cavo da questo punto fino a quasi questo. E quindi questo punto andrà tagliato con un flessibile. Qua non andava tagliato, qui di prendere andava tagliato lì, ma non lo vedrà nessuno, tu non hai visto niente. Ce l'abbiamo fatta con questa piccola voragine che abbiamo ricavato. Saremo in grado di riporre il nostro cavo indipendentemente da dove andrà a finire poi il pick up in seguito ai test di efficienza, e copriremo poi la parte che non è stata utilizzata con dello stucco che poi verniceremo magari con dello smalto per le unghie. Ciao e benvenuto al capitolo 4 dedicato al wiring. Questo è un videomessaggio per il me del futuro. Ciao Marca! Sono il te del passato e sapevo che un giorno saresti tornato qua. Sapevo che un giorno ti sarebbe venuta voglia di costruire un altro sustainer da montare su un'altra chitarra, un altro basso, eccetera eccetera, e saresti tornato a questo video cercando di risalire alle informazioni su quale schema elettrico utilizzare per il massimo risultato. Ebbene, durante la realizzazione del capitolo 4 dedicato al wiring siamo stati un pochino caotici e le informazioni non sono del tutto complete, per cui io, che ti voglio bene, penso sempre a te e modestamente sono anche un passo avanti. Ti ho preparato lo schema elettrico che ti metto qui, te lo puoi screenshottare. Questo schema elettrico è già stato collaudato, è montato su Giorgio, funziona da Dio, ha un'efficienza veramente mi commuovo solo a pensarci. L'hai screenshottato? Ok, buona realizzazione di nuovo sustainer, eccetera eccetera. Ciao. Ok, adesso che Marca si è levato dalle palle veniamo a noi. Naturalmente puoi usare lo schema che ho passato poc'anzi a Marca, anche tu, va benissimo, però è piuttosto contorto, complesso da realizzare, eccetera eccetera, anche perché vanta un sacco di feature che non sono proprio quello che potrebbe cercare il musicista comune, come la possibilità di cambiare il cablaggio dei pick-up tra serie e parallelo, invertire la fase, i kill switch, tutte quelle puttanate. Se ti interessa qualcosa di più semplice, facile da realizzare, funzionante, eccetera eccetera, questo è lo schema elettrico che fa per te. Se hai dei dubbi, se ti servono informazioni, se c'è qualcosa che ti sfugge, puoi chiederlo sotto nei commenti e sarò felice di darti una mano. Prego, e adesso torniamo al video. Allora, il basso è svuotato. La parte elettrica, qua ci sono soltanto delle masse che arrivano da vari punti meccanici del basso e un cavo del pick up perché l'altro è stato tolto. Qua andremo a mettere tutta la nostra parte elettrica davanti e così, le corde sono smollate, dopo aggiungiamo il pick up. Però quello che faremo adesso per fare tutta la parte elettrica è, visto che è difficile lavorare qua dentro per via delle pareti ed è poco accessibile, useremo un trick per il quale ci serve un pezzo di cartone, un paio di forbici, ritagliamo un pressapoco rettangolo. Ecco qua il nostro pressapoco rettangolo, lo attacchiamo qua, giriamo, lo tengo attaccato con una mano perché non se ne sta da solo, poi con un pennarello non scrive, ecco, con una penna che ferisce più
della spada e del pennarello in questo caso, mi segno i miei buchi. Ok, sono segnati tutti. Adesso li buchiamo con quella che noi del settore chiamiamo pinza bucaiola, che non riesce, no, non useremo la pinza bucaiola, lo bucheremo con una penna. Ti ricordi quando dicevo che ferisce più della spada? Guarda, e buca più della pinza bucaiola. Wow, i buchi anche della giusta dimensione, incredibile. Ora monteremo tutte le nostre parti elettriche su questo supporto. Questo è uno. Ok, direzione giusta. Degli interruttori da poveri che useremo per serie parallelo e fase contro fase. Li montiamo come se fosse già definitivo, lol. A few minutes later. Fatto! Ta-da! Ok, questa è la disposizione interna delle parti elettriche che collegheremo al pannello e questo è quello che si vedrà da fuori. Ovviamente questa è la prospettiva in cui sei mancino e hai qui il tuo volume, qui i tuoi tastini delle canzoni e qua il cavo d'uscita. Sì, ho avuto la bella pensata di... avrei dovuto annunciarlo in precedenza, ma è un'idea che mi è venuta dopo. Foderiamo l'interno del reparto cavi e quant'altro con del rame adesivo a guisa di fare una piccola gabbia di Faraday che proteggerà tutte le parti elettriche eccetera eccetera da inquinamento elettromagnetico. Stacci. One eternity later. Sì, guarda qui, guarda come tutto. Oddio, guarda il rame dentro, è tutto completamente. Adesso ti faccio vedere una cosa bellissima. Facciamo i buchi, buchiamo tutto, sì, buchiamo tutto. Dove sono i buchi? Sì, guarda come buchiamo tutto. Qua dovevano essere 3, quindi l'ultimo è qua e qua erano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne manca uno che è qua. Ok, e ci sono anche i buchi. Fatto. Cosa va succedendo qui? Sta succedendo che cominciamo a saldare i cavi, quelli rigidi. Questo in particolare sarà quello della massa. Può andare bene. Vedi qua, vedi che qua ha preso subito e come si spande bene. La sua mente si scioglie, liberata dalle sue... Allora, l'incrocio magico del girafase è fatto. I cavi che escono da qui sono quelli che verranno mandati o al resto della circuitazione, quindi al selettore della serie parallelo, oppure diretti al sustainer. One eternity later. Questo è come risulta il cablaggio parziale, perché abbiamo appurato che questi 3 pezzi, cioè i 2 kill switch e il LED, vanno montati prima sul basso e poi saldati per via di questioni meccaniche. Quindi togliamo queste parti e montiamole sul basso, saldiamo quello che dobbiamo fare, eccetera eccetera. Stai già filmando? Ah no, stavo aspettando un luce motore. È uno scherzo, stai già filmando. Ciao, allora qua c'è il basso. Adesso montiamo dentro i kill switch. Quindi qua ci sono i 2 kill switch e qui c'è il porta LED che se ne va dentro. Kill switch e porta LED. Oddio, lavoriamo sul tavolo come i professionisti, non come gli scimpanzé. Dunque, però l'azione è qua dentro, Mettiamo i nostri dadi. Ah, quello del LED invece si svita, si mette dopo. Ok, gli mettiamo il dadino qua, in modo che anche questo sia assicurato. Chiave inglese da femminucce. Ok, dai, vabbè.
Ci siamo. Vediamo se dall'altra parte è bello. Dall'altra parte è bello, guarda! Poi com'è che si infilano i LED nei porta LED? Lo smusso è il lato negativo, quindi la gamba è il polo positivo. Quindi abbiamo il polo più lungo che è questo qui, è il positivo. Adesso dobbiamo fare un po' di collegamenti dentro per preparare questo mini modularità del circuito, eccetera. L'hai leccato? Perché? Non l'ho leccato per leccarlo, l'ho leccato perché mi serviva una mano in più e visto che la bocca è parzialmente prensile ho pensato why not? Guarda che bello. Che eleganza. Ciao. Stiamo per arrivare alla fine. Dobbiamo fare in modo di avere dove ci serve quello che ci serve. Ossia, questo è il sustainer che, come ti ricordi, abbiamo costruito in questi giorni. Sarà qui, devo ancora capire bene dove infilarlo, però il cavo deve comunque passare e arrivare nella zona dei contatti elettrici, quindi eccolo, il cavo che passa, va dentro, esce dall'altra parte, boom, 1. Il massimo di lunghezza che ci servirà sarà questo, al massimo lo accorciamo tirandolo da dentro. Poi rimontiamo il pick up, che praticamente anche questo è il cavo che entra di qua. Ok, quindi questo che entra lo facciamo passare da sotto, sperando che le molle non si tolgano, ma non si toglieranno perché sono grave. Sì, sono ancora al loro posto. Tiro il cavo di qua ed ecco che è di nuovo in sede. No, non li buco. Se ci fosse un cavo in mezzo me ne accorgerei, sentirei, si lamenterebbe, ecco. Davanti c'è più o meno quello che dovrebbe esserci. Questo non dovrebbe andare da troppe parti, poi lo assicureremo meglio, dobbiamo trovare una posizione definitiva quando sarà ora. E adesso è il caso di far entrare il resto, direi. Se qualcuno dovesse pensare, sei bravo a mettere i sustainer al basso, quanto vuoi per farlo anche a me? No, non attacchi, se proprio vuoi che te lo faccio sono 47.000 euro. Sia chiaro, serve soltanto per demotivarti e incentivarti a fartelo da solo, no? Rompere le palle a me, io ti sto già facendo il tutoriale. Momento saliente, stiamo per attaccare tutto dentro, ma finché abbiamo tutto fuori e relativamente comodo, perché non collegare i cavi dei pick up al circuito? Dissi io. Adesso chiudiamo tutto dentro, mettiamo tutto in sede, ok? Ti ricordi com'era da questa parte? Dobbiamo svitare e applicare tutto al suo posto dove deve. Le masse. Potremmo fare un test, potremmo azzardarci a collegarlo per vedere se funziona. Dicevo, allora, vediamo un po'. Vediamo se funziona.
questo sustainer These go to 11. picchia di bestia, cioè è micidiale. Andiamo di là. To 11, exactly. Ciao, dopo qualche test abbiamo scoperto che la posizione ottimale del sustainer, che prima stava attaccato semplicemente con una striscia di biadesivo per i test, è questa, più lontano possibile dal manico. E visto che ha una potenza notevole, ci possiamo permettere anche questa posizione. Adesso faccio 2 segni dove infilerò le viti, lo fissiamo. Ok, ecco qua. Vitine trovate, sustainer fissato. Il cavo questo lo spingiamo dentro, in seguito stuccheremo qua per coprire questo scempio che abbiamo fatto, ma non è così urgente. Questi estetismi non sono strettamente indispensabili, quindi fatto. Se ti è piaciuto il video, bene, siamo su YouTube, quindi like, condividi, campanelle, cose varie, eccetera eccetera da YouTuber. Ciao.